Ciao a tutti amici dell'Ariete, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Ariete, tendenze energetiche disponibili per l'inverno 2025. Abbiamo la carta del Papa, amici dell'Ariete. Quando c'è il Papa si può parlare di un momento, diciamo, o dedicato alla propria crescita interiore. Si potrebbe riferire ad una persona, un personaggio, una guida che potreste incontrare nel periodo, o magari una guida nella quale voi vi potreste trasformare. E con il Papa molte volte parla anche di matrimonio, celebrazioni, riunioni familiari. Andiamo un pochettino a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, trovate i link ai corsi gratuiti presenti sul canale, c'è poi anche il link del corso di tarocchi intuitivi che partirà a gennaio 2025, insomma io nella descrizione inserisco sempre le novità, le promozioni, i corsi, voi aprite la tendina, date un'occhiata e poi per ogni informazione aggiuntiva mi contattate via mail. Bene ragazzi, oggi andrò a scegliere io le carte perché ho un mazzo gigante e quindi credo che farò prima, piuttosto che farle saltare. Ok, dovrebbero essere 6, sì. Allora, abbiamo un 2 di bastoni, un 6 di coppe, asso di spade, la carta dell'eremita, la carta dell'appeso e un asso di denari. Interessante, mm, diciamo, mix. Partiamo da questo 2 di bastoni che di solito mi parla di un'incertezza, di un'insicurezza. È come se ci fosse una sorta di progettualità, una sorta di sento come la parola scrutare, come se qualcuno fosse stato in osservazione, in fase di studio, in fase di raccolta dati fino ad adesso. E vi dico così perché poi abbiamo un 6 di coppe. Io ho la sensazione che qualcuno arriverà a compiere un sogno. Avete due assi qui, quindi si parla di nuovi inizi. Andiamo a vedere carta per carta. Partiamo dal 2 di bastoni. Abbiamo un 8 di spade, gli amanti e la sacerdotessa. Può essere che qualcuno lasci indietro certi personaggi, mi viene da dire, certe alleanze, certi anche studi per qualcuno. È come se si cambiasse rotta o come se ci si decidesse a prendere una determinata direzione, come se si stesse facendo o si fosse fatta una valutazione e qui sento che durante l'inverno è come se cominciassero a concretizzarsi le cose. Andiamo a vedere questo 6 di coppe.
È come se durante l'inverno riusciste a mettere a fuoco una certa idea da lanciare poi secondo me verso la primavera. Allora, qui abbiamo un 9 di pentacoli, il matto e l'imperatore, cioè qui arriva, ragazzi, la stabilità, i contratti, l'ufficializzazione, il anche potere, perché comunque il Papa, l'imperatore corrisponde al potere materiale, mentre il Papa corrisponde al potere spirituale, c'è come un nuovo inizio. Vi dirò che ci sono 3 carte su 4 qua che, beh, se consideriamo ehm, che l'imperatore è l'archetipo di un genitore, qui ho tutte carte che parlano di bambini, nuovi progetti, nuove cose che potrebbero, un sogno che si compie letteralmente, qualcuno che si gode i risultati che ha ottenuto. Andiamo a vedere l'asso di spade. Regina di spade e ruota della fortuna. È come se ci fosse questa idea, questa comunicazione, questo anche modo di comunicare che potrebbe in qualche modo cambiare. Sento che per qualcuno ha a che fare con le reti internet. Attenzione perché effettivamente avete anche poi qui l'eremita, potrebbe esserci come qualche ritocco da fare. L'imperatore è una carta che parla di regole di stabilità, di lavoro, di contratti, di ufficializzazioni, però è un ruolo, risultato, punto di arrivo che si è raggiunto attraverso il lavoro costante. Qui ho come l'idea che qualche tipo di regola potrebbe cambiare. Mi dicono regolamento. Andiamo a vedere l'eremita. Ok, abbiamo la morte e un carro. Il carro richiama un pochettino l'energia del 2 di bastoni in questo caso, perché ho come la sensazione che dobbiate spostarvi da una certa situazione, da una certa ideologia e modus pensanti, non so se si dica così, anzi se c'è qualcuno che parla latino me lo scriva così lo imparo. Ehm, L'otto di spade è una carta che parla di qualcuno che vede più nero di quello che è. Probabilmente vi siete ehm, fossilizzati su un qualche cosa e invece nel, diciamo prima parte del 2025 perché c'è una settimana di dicembre, poi gli altri mesi sono del 2025, sento che potrebbe iniziare qualche cosa di diverso, basato sulle vostre forze, basato sulla vostra saggezza, sulle vostre esperienze, sul vostro sapere personale e credo proprio che vabbè, allora, l'eremita in questo caso potrebbe rappresentare un personaggio, rivedo un po' l'energia del Papa, un maestro, una guida che effettivamente potrebbe aiutarvi. Potrebbe essere una guida turistica, ragazzi, con la quale magari vi mettete a parlare e vi dice quella roba lì che vi illumina, vi apre un mondo. Tutti ci possono insegnare, o meglio, possiamo imparare da tutti. Adesso andiamo a vedere l'appeso. Se per caso fosse inerente a una faccenda lavorativa, e qui vedo tanto lavoro, ma tante anche soddisfazioni economiche, sinceramente, ehm, è come se vi dicessero che vi potrebbe far bene, guardate, ho 2 carte di viaggio, fare un viaggetto, rilassarvi un pochettino. Voglio un'altra carta per il 6 di spade. 5 di pentacoli. Allontanatevi dall'idea di carenza. Cercate di vedere le cose da un altro punto di vista, come vi dice l'appeso. Se siete i venditori, ragionate da clienti, non da venditori.
Non so se mi sono capita. È come se avesse bisogno di oltrepassare un certo punto, di oltrepassare un certo limite. Il 5 di Pentacoli è una carta di carenza, ma siccome è un arcano minore e qui invece vedo un sacco di abbondanza, non credo che sia carenza economica, è più la carenza nel modo di pensare, nel tipo di mentalità. Qui abbiamo un 6 di spade, un 8 di spade che ci fa vedere tutto negativo, un asso di spade che mi parla sì di pensiero, ma con la regina di spade al contrario è un pensiero confuso. Ci sono come delle credenze limitanti che avete bisogno di elaborare, di vedere da un'altra prospettiva e questo saggio potrebbe aiutarvi fondamentalmente. Andiamo a vedere l'asso di denari, 3 di bastoni appeso e 4 di coppe. Io credo che una volta che passerete attraverso questo appeso, cioè riuscirete a vedere l'altro lato della medaglia, a vedere le cose da parte, diciamo come se foste nei panni dell'altro, avrete la possibilità di sbloccare questo modus pensanti. Mi piace così tanto dirlo. Questo modo di pensare, ok? C'è come un click che dovete fare, uscire da una certa rigidità mentale, mi dicono. La regina di spade effettivamente molte volte potrebbe essere rigida, come avere dei canoni, avere delle credenze limitanti, tipo per essere una donna perché è una regina, per essere una donna di successo devo avere X, Y e Z cose e devo, non lo so, sapere di X, Y e Z cose, no? Però sono credenze limitanti, cioè se io non so o non ho quelle robe lì, allora non sono una donna di successo. Però non è detto che le cose siano strettamente legate. Ed è un po' quello, secondo me, il senso, perché avere delle rigidità per certi versi, sì, mentali, è come se vi impedisse di far arrivare questa ruota della fortuna, questo sblocco a 360 gradi. Una volta che riuscirete a vedere le cose da un'altra prospettiva, inizia o sì, l'asso di denari è un dono, è un nuovo percorso, è un nuovo inizio concreto, è un seme che può essere seminato per essere raccolto. E qui si sblocca alla fine dell'inverno, ragazzi, quindi inizio primavera tenetevi pronti a un cambio. È come se avessi bisogno di essere guidati, perché è vero che qui c'è stata come questa fase osservativa, se vogliamo, dove magari avete fatto fatica a vedere un futuro, magari per qualcuno potrebbero anche mancare certi attestati per, diciamo, intraprendere questo progetto, però comunque tutto sommato sento che proprio già durante il primo trimestre del 2025 arriva qualche cosa di stabile, qualche cosa di solido, qualche cosa che può dare il passo a roba nuova, ok? A cose nuove. Comunque, ruota della fortuna, asso di pentacoli, 9 di pentacoli, imperatore, sono tutte carte di soldi, soldi che arrivano. E questa qui non la considero tanto perché è una carta di spiegazione, quindi va bene così. Ok ragazzi, allora andiamo a vedere i vari settori, poi vi dico, io ho pubblicato anche le letture semestrali del primo semestre del 2025 e poi ci sono quelle mensili. Ascoltate sempre segno almeno, segno zodiacale e ascendente. Se volete potete ascoltare la semestrale, questa che è trimestrale e quella mensile del segno zodiacale, una in fila all'altra e poi quelle dell'ascendente. Prendete i messaggi che vi risuonano, i messaggi comuni, ok? Perché potrebbero esserci delle cose discrepanti. Allora, per quello che riguarda, andiamo con l'amore. Io qui sento, ragazzi, che sarà, cioè c'è il Papa, capito? Quindi ufficializzazioni, matrimoni, nuove unioni, convivenze, riunioni di famiglia, magari vi presentano, siamo anche in tema natalizio, quindi può essere che durante le feste di Natale vi presentino alla famiglia, si inizia a parlare di figli per qualcuno, se è il vostro caso. Potrebbe esserci anche qualche nuovo arrivo, devo dire, soprattutto se state aspettando qualche adozione. Credo che nel primo trimestre del 2025 potrebbe arrivare.
E se siete single, devo dire che allora potrebbe esserci una storia effettivamente con un personaggio, ehm, o perlomeno diciamo che inizia come una storia, poi secondo me, anche vista questa energia, si può sviluppare in qualche cosa di più concreto. Mm? Per quello che invece riguarda, diciamo, la famiglia, le persone che vi sono intorno, credo che tenderete un pochettino a, non dico isolarvi, però a prendervi il tempo che vi serve in quel momento. Cioè, se avete bisogno di riposare, vi prenderete il tempo di riposare, se avete bisogno di, non lo so, studiare, rilassarvi, nutrirvi, quello che è, sarete più dedicati, come dire, a curare voi stessi e i vostri interessi, i vostri progetti, piuttosto che dedicare proprio tanto tempo alla famiglia in questo inverno. Non dico che non li vedrete, però è come se l'attenzione fosse da un'altra parte. Ehm, per qualcuno sento, soprattutto se la famiglia è quella che avete creato voi, ehm, che ci potrebbero effettivamente essere come degli alti e bassi con i figli, se avete figli, oppure se siete insieme e state collaborando in un progetto, ci potrebbero essere come, sì, diciamo degli alti e bassi, delle carenze, ecco, se vogliamo, però niente di preoccupante, ok? Allora, se invece parliamo, per esempio, proprio di figli o progetti nello specifico, devo dire che, ragazzi, qua con tutti questi assi alla ruota della fortuna iniziano cose nuove. Possono essere idee, possono essere bozze, possono essere progetti già scritti più che solo idee mentali. Per qualcuno può già concretizzarsi questo progetto alla fine del trimestre, Può esserci un inizio in concreto, quindi magari il lancio di un libro, piuttosto che l'inaugurazione di un negozio. L'inaugurazione del negozio me l'hanno detto le mie guide, quindi qualsiasi cosa di tangibile vogliate iniziare, sento che è un buon periodo per iniziare, per lanciare qualcosa, diciamo così. Se guardiamo il lavoro, ho la sensazione che il lavoro diventerà più dinamico. Potrebbe essere che qualcuno finalmente si decida ad aprire la partita IVA, a diventare imprenditore di se stesso, a lanciarsi in quello che è la propria passione, quello che ci nutre l'anima fondamentalmente. Sento che non sarà un taglionetto, cioè per molte persone è come se dicessero, facessero un transito dolce, magari lavorano 8 ore come dipendenti e sì, è vero, aprono la partita IVA, ma comunque magari potrebbero mantenere il lavoro 6 ore, 4 ore, tipo un part-time, per iniziare a lanciare questo progetto, sì, questo progetto. Ehm, se fossero figli, quelli che state cercando, vi dico, è un buon periodo, potrebbero arrivare. E se invece si tratta di figli che avete già, ho come la sensazione, ragazzi, che potreste rendervi conto di qualche cosa che prima non vedevate. Credo che faccia riferimento a questo modo di pensare vostro che avete, no? Che magari uno non si rende conto, ha delle rigidità e poi le proietta sui figli. O meglio, quando il genitore ha una paura, tende a proiettare la stessa, sì, ma la stessa paura, rigidità mentale, carenza. Purtroppo si tende a trasferire quello che è il nostro modo di vedere le cose ai figli. Però ecco, è come se ci fosse un cambio di scena qui. E vi dico che questo eremita potrebbe venirvi bene perché è una carta di forte introspezione, ragazzi. Per quello che riguarda i soldi, hmm, io vi dico, vedo contratti che arrivano, potrebbero arrivare eredità, premi, doni, però è anche vero che potrebbero esserci delle spese impreviste.
E ragazzi, vi dico che potrebbero essere per un mezzo di trasporto o per qualche cosa, qualche bolletta che vi siete dimenticati di pagare. Non è che siano imprevisti grossi, diciamo, gestibili con un buon polmone per gli imprevisti. Vediamo, diciamo che ragazzi, terminare con l'asso di denari è una buona carta perché mi fa ben presagire che ci siano nuovi inizi all'orizzonte. C'è anche un peso al contrario. Vi dico, secondo me, una volta che capirete qual è il meccanismo mentale da cambiare, cambierà il vostro punto di vista ed è come se ad un certo punto l'energia scivolasse da sola, si muovesse da sola, ok? Va bene, andiamo a vedere Osho che cosa vi dice. Ok, abbiamo 3 carte. Celebrazione, guarigione e comprensione. Beh, la celebrazione direi che la sento un po' un preambolo di questo, ma anche di questo gruppo di carte, secondo me. Si ricopre proprio la carta del sogno compiuto. Qui qualcuno arriverà a prendersi un traguardo, un obiettivo che magari è tanto che aspetta, che osserva. mm. La guarigione, tra l'altro sono tutte coppe. La guarigione è il re di coppe, quindi in questo caso vi invita a essere coerenti, a pensare una cosa, dire, diciamo, la stessa cosa, sentire la stessa cosa e agire, come se si dovessero mettere in allineamento i chakra, per essere coerenti. E poi abbiamo la comprensione dove praticamente questo uccellino è lì sconsolato che guarda gli altri volare liberi, però non si rende conto che gli basta spiccare il volo. In realtà è libero, anche lui, potrebbe andare, però è talmente abituato a rimanere lì che non se lo chiede neanche più. È come se vi dicessero che è ora di andare, è ora di ufficializzare, è ora di... Ah, tenete presente che il Papa è colui che parla alle masse. Quindi, se per caso avete in testa qualche idea internet, qualche tipo di comunicazione, di divulgazione, come vi dicevo prima, il libro può essere, non lo so, una trasmissione radio, tutto quello che ha a che vedere con la voce e il parlare e l'istruire gli altri, perché il Papa è la carta del maestro, è veramente ben fortunato in questo periodo. C'è anche la ruota della fortuna, tra l'altro. Ok? Va bene, andiamo a vedere una fatina per concludere. Speranza, oh che bella fatina per concludere. Ho visto adesso la figura, sta facendo una specie di incantesimo al telefono perché suoni. Suonerà quel telefono, ragazzi. Arriverà quella chiamata, quella notizia per cui poi poter celebrare. Amici dell'Ariete, è una bella lettura, è un bel mix di energie. Spero che comunque vi abbia dato degli spunti interessanti di riflessione e anche un bel po' di speranza perché è veramente molto positiva. Fatemi comunque sapere nei commenti come vi risuona. Per sostenere il canale mettete like, iscrivetevi o condividete il video e se volete iniziare un percorso di crescita con me potete scrivermi un'email e io poi vi mando la lettera di presentazione spiegandovi come funziona, oppure potete anche abbonarvi al canale se magari preferite andare a vostro ritmo. I titoli dei video comunque sono pubblici, si vedono, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla, così vi rendete conto dei temi che vado via via trattando. Tutta la parte dedicata agli abbonati è una scuola, è un concentrato, se vogliamo, di tutto quello che io ho studiato in più di 25 anni di materialistiche, ok? È come un acceleratore, se vogliamo. Comunque il materiale ce lo avete lì a disposizione, potete andare a curiosare. Bene, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!